Ed eccoci arrivati al momento del make-up che non era assolutamente previsto. Mi sono piazzata la telecamera avanti e ho detto, vediamo un po' cosa ne esce fuori, magari posso postare qualcosa su Instagram. Invece ho messo la foto del trucco su Facebook, a voi è piaciuto tantissimo, me l'avete richiesto e quindi eccolo qui. Se non sapete della mia ossessione per Beyoncé, beh, adesso lo sapete. Allora, ho già messo quindi il fondotinta e il correttore, anche quello illuminante, e adesso ne sto applicando un altro po' preso dalla palette di MAC, non mi ricordo il nome, però è la palettina con i 6 correttori chiari, quindi la palette light, e sto sfumando il correttore con la spugnetta con cui ho applicato tutto il resto della base. La cipria al momento del baking, sapete che io lo faccio sempre soprattutto al contorno occhi, sempre con la stessa spugnetta umida, mi raccomando, per ottenere una tenuta a prova veramente di tutto. Vi prego, ditemi che anche voi quando vi truccate o fate qualsiasi altra cosa e ascoltate la musica vi bloccate e succede questo. Comunque in questo momento sto passando l'altra cipria di Urban Decay, la The Slick, su tutto il resto del viso. È il momento delle sopracciglia, inizio sempre con la Shiseido Natural Eyebrow Pencil BR602, che è la mia preferita soprattutto per le tonalità più chiare, quindi le tonalità che vanno da inizio sopracciglio fino a metà, scusate. Quindi io traccio una linea del mio sopracciglio ideale, visto che ho due peli messi in croce, e poi la ridefinisco soprattutto all'esterno con l'altra matita che ho scoperto da poco, che è quella di Kiko. È più scura di quella della Shiseido, è un pochino più cremosa, quindi faccio difficoltà se la mia base, se ho sotto diciamo già la base, però è molto valida, è abbastanza valida. E qui abbiamo un altro momento Dancing Bitch. Purtroppo per voi il video è abbastanza lungo, circa 13 minuti, non ricordo precisamente, ma ho già tagliato tantissimo, fidatevi, tanto, tanto, tanto. I came to slay, bitch. Riporto quasi il colore da fine sopracciglio fino alla parte interna con la matita sempre di Shiseido, quindi ho fatto un'alternanza tra Shiseido, Kiko, Shiseido, ridefinisco il tutto, infine passo il gel per sopracciglia, questa è una parte che ho tagliato ma comunque potrete rivederla in qualsiasi altro mio video, e poi spazzo via la cipria al contorno occhio con un pennello angolato, questo qui è quello di Charlotte Tilbury. Inizio gli occhi passando il primer di MAC Soft Ochre. Oh ragazze, io questa pronuncia non la becco mai e dimentico ogni volta di andarla a vedere su Google Traduttore, quindi adesso la vado a vedere subito e ve la dico. Dopo averla sentita da Google Traduttore direi che la imparo bene e poi ve la riporto. È impronunciabile comunque. Sto passando un color nude sugli occhi, un ombretto, una cipria, qualsiasi cosa di nude avete, e adesso prendo questo splendido color arancio, un color terra più che altro, un color terra aranciata, e lo passo lì alla piega dell'occhio, sfumandolo molto 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 dolcemente e verso l'alto. Faccio lo stesso anche all'altro occhio e nel fare ciò mi raccomando di avere sempre una pressione leggerissima sulla palpebra, proprio eterea, come se stessi appoggiando una piuma. Rinforziamo la piega della palpebra con questo borgogna, direi, sì, è un borgogna che va nel viola. Ecco, rinforzare la piega non vuol dire sfumare in maniera molto ampia, ma piuttosto concentrarsi in una piccola zona, andare avanti e indietro con un pennello piuttosto a punta, come questo che sto usando io, e concentrarsi proprio sul colore. E poi dopo cambiate pennello, uno pulito, e sfumate, diciamo, la parte più esterna, sia verso l'interno che verso l'alto.
A questo punto prendete un pennello più piccolo e dalla punta arrotondata e con un marrone andate ad intensificare ancora di più la parte della piega, però soltanto esterna, quindi concentrate proprio una piccola macchia di colore lì e poi sfumate sempre con un pennello più ampio e pulito. In questo caso però non allargatevi troppo, ma rimanete circoscritti. Per restare nelle sfumature del rosa vado ad applicare questo rosa molto chiaro al centro della palpebra, picchiettando con un pennello piatto. Sì, Tonia, sì, sì, ok. E ritorniamo finalmente ad uno stato di lucidità, picchiettando il colore anche sull'altro occhio. Yeah! Finalmente è arrivato il momento dei glitterini di Make Up For Ever, sono bianchi, sono luminosi, sono stupendi. Vado ad applicare prima un po' di colla per glitter spalmata leggermente sul dito e poi sulla palpebra. Picchiettatela con dolcezza per non portare via il colore che è sotto. E finalmente pucciate il pennello piatto nel glitter e picchiettatelo piano piano per non far sì che la polvere cada ovunque, direttamente sulla palpebra. Prima ancora di pompare i nostri zigomi con questo meraviglioso illuminante, vado ad applicarlo sotto la zona del sopracciglio e quindi alla palpebra fissa certo, fissa in alto, e poi sfumo ancora leggermente il rosa nella piega. Fatto ciò, definite quegli splendidi occhi che vi ritrovate con una bella riga di eyeliner. Io sto usando questo in penna di Kiko, che per essere un prodotto economico è abbastanza valido perché è semplice da utilizzare proprio anche nel maneggiarlo, non è difficile come quelli là a punta nel tubetto. Il colore non mi fa impazzire perché dopo un po' si ingrigisce un attimo, diventa quasi un grigio scuro più che un nero, però devo dire che per un'applicazione, anche per chi è all'inizio, per un'applicazione semplice e abbastanza veloce, questo qua di Kiko lo consiglio. Se però siete amanti del super black, del nero a carbone come piace a me, allora magari dopo aver applicato questo eyeliner consiglio di passare sempre quello in tubetto liquido, che appunto non sarà facilissimo da utilizzare, ma da ripassare sopra un eyeliner già eseguito è decisamente consigliabile. Una volta finito l'eyeliner vado a prendere lo stesso colore che abbiamo applicato nella piega, quindi quel porpora borgogna un po' scuro, e lo applico alla palpebra inferiore con un pennello sottile e ben preciso, quindi da non fare proprio un super smoky, perché questo make up deve essere molto più allungato verso l'esterno che rappresentare uno smoky. E poi andiamo a sfumarlo con un pennello dalle setole molto morbide e abbastanza lunghe, così appunto da non portare la sfumatura troppo verso il basso. E poi mi è venuto questo lampo di genio, tipo allungare l'eyeliner perché non mi piaceva quanto fosse corto, e sbadabam, ovviamente come capita a tutti i comuni mortali, sbaglio. E come pulisco? Tam! Un pizzico di saliva, sì lo so, può far schifo, ma vi giuro che è la cosa più funzionante a questo mondo, e tiro via la traccia che non mi serve e vado a pulire il resto con l'altra parte del cotton fioc pulita e asciutta. E siamo arrivati al mascara. Non ne applicherò in maniera abbondante perché dopo metteremo le ciglia finte, quindi non impacchiamo troppa roba, però io comunque le vado a dipingere un pochino perché le mie in particolare sono molto bionde e ci tengo a curarle moltissimo dalla radice, soprattutto alla radice. Per le ciglia inferiori invece vado ad utilizzare questo mascara Excessive Lash di Make Up For Ever perché ha uno scovolino più sottile ed è un mascara comunque dal prodotto non troppo grasso, diciamo così, è un pochino più secco e mi permette di non macchiare la palpebra inferiore. Calling all the bitches here, every single bitch.
Adesso momento beach finito, un secondo, solo per il momento, e ci occupiamo delle guance, del nostro caro contouring. Lo vado a fare con questo pennello di MAC, vi scriverò il numero nell'info box perché non me lo ricordo, però è molto molto preciso perché ho sperimentato un po' nell'ultimo periodo e devo dire che con un pennello un pochino più definito, più preciso, riesco ad avere un risultato migliore, mentre quello più grande, a setole grandi, lunghe e più ampie, riesco a fare delle sfumature notevolmente meno marcate e più armoniose. Adesso riprendo il mio pennello da precisione che abbiamo usato per la piega della palpebra e vado a ridefinire un po' il naso, quindi facciamo un leggero contouring anche al naso e faccio switch tra questo pennello e quest'altro di MAC per riuscire a sfumare un pochettino di più. Siamo arrivati al momento del blush, utilizzo questo qui chiamato Mocha, non so per quale strano motivo, visto che non ha niente del color mocha, diciamo così, che conosciamo noi, comunque è un bel rosa caldo e lo applico con questo pennello di Make Up Forever che ha le setole ovviamente non troppo compatte, ma devono essere piuttosto libere e lunghe, soprattutto per evitare macchie di colore, perché un pennello dalle setole più compatte andrebbe a fare sicuramente macchia. Applico le ciglia finte mettendo pochissima colla. Se non avete visto il mio video su come applicare le ciglia finte, ve lo linko qui a fianco alla mia destra, guardate alla mia destra. Quindi spingo un po' con la pinzetta per farle aderire ben bene alla linea delle ciglia e poi procedo anche con l'altro occhio. E finalmente arriviamo alla mia parte preferita, l'illuminante. Prima applico quello in crema preso da Another Stories, sapete che io amo questa palette che ho iniziato a usare dall'estate e penso che continuerò a usarla anche in autunno ed in inverno. Ha 4 tonalità, una più chiara, una media, una rosa e una penso per il contouring, perché l'ho usata sempre per il contouring, è un po' più bronzata ed è perfetta. E poi rendo lo zigomo ancora più accecante di quello che è, perché se non lo sapete io sono un highlighter addicted, con questo highlighter di Becca Cosmetics compatto. È un meraviglioso illuminante che purtroppo non abbiamo la possibilità di avere in Italia, quindi io l'ho preso online, ma valeva la pena e dovevo assolutamente averlo. Lo sfumo un pochino con un pennello grande in modo da fonderlo completamente con il blush e poi applico il balsamo alle labbra tamponando un po' con una velina e preparandole ad accogliere matita e rossetto liquido di Kylie Jenner nella tonalità Malibu. Ora io ho utilizzato al di fuori di questo rossetto liquido anche quello di Jeffree Star, altro make-up artist molto famoso su YouTube e anche altrove, perché era anche un DJ prima di fare il make-up artist. Però devo dire che a differenza di quello di Jeffree Star, questo qui di Kylie Jenner come rossetto liquido mi è piaciuto molto di più. Dura tantissimo, non sto dicendo che quello di Jeffree Star non dura, ma questo qui lo batte. E soprattutto ragazzi, io ci ho mangiato la pizza e pensavo di aver praticamente il rossetto liquido ovunque sul viso dopo averla mangiata e in realtà cosa era successo? Si era soltanto tolto al centro delle labbra. Incredibile. Spruzzata di Prep and Prime per fissare tutto e poi finalmente sciolgo la mia coda. Vado a cotonarne la parte alta con una spazzola piuttosto piccola e giuro che non l'ho fatto apposta a finire proprio qui. Per concludere il tutto spazzolo leggermente anche ai lati della coda, do una forma un po' con le mani, la tiro ancora un po' più su, tiro fuori qualche capello laterale perché dà l'idea di comunque una coda, diciamo così, un po' naturale, un po' spettinata, do un po' di volume nella parte alta avanti, spruzzo un po' di lacca ai lati e direi che il tutorial è finito, anche e soprattutto dopo aver aggiunto questa parte di capelli spero che vi sia piaciuto.
Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere like se vi è piaciuto questo video, vi prego fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video piuttosto che qualcos'altro, piuttosto che un'altra tipologia ancora, e vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Mua.